Buongiorno, oggi parliamo di un tema che dovrebbe essere banale, ma diciamo mi sono reso conto parlando con clienti, con esperti del settore digitalizzazione industriale, quindi costruttori di macchine, end user, eccetera, che poi così banale non è. Oggi cerchiamo di definire l'Industrial IoT. Quando parliamo di Industrial IoT, nella pratica di cosa stiamo parlando? Ecco, allora possiamo dire sicuramente che Industrial IoT è una parola ombrello, quindi come quando parliamo di AI, Artificial Intelligence, non identifica niente nello specifico, perché sappiamo che c'è il machine learning, il deep learning, eccetera. Ecco, l'Industrial IoT è uguale, quindi Industrial IoT è una definizione che comprende diverse tecnologie che cooperano tra di loro ma che sono differenti. Quindi oggi cerchiamo di definire queste tecnologie, però prima di farlo proviamo a dare una definizione, no, di questo termine ombrello, quindi in ultima analisi che cos'è l'Industrial IoT? Allora, l'Industrial IoT è tutto quello che ci serve per trasformare in valore i dati che producono gli asset industriali, quindi una macchina confezionatrice, un sistema di generazione dell'energia, piuttosto che un muletto, tutto quello che nel settore industriale si muove e genera dati. Allora, torniamo alle tecnologie, quindi io ho identificato tre tecnologie che sono, diciamo, ben definite, che compongono l'Industrial IoT. Allora, la prima e la più importante sono le applicazioni. Perché è la più importante? Perché le applicazioni che spesso si trovano sotto forma di applicazione web, le cosiddette dashboard, sono il posto in cui gli utenti estraggono il valore. Quindi quando si implementa un progetto Industrial IoT è sempre bene partire dalle applicazioni, no? Perché le applicazioni sono il nostro obiettivo. Quello che ci sta sotto, che poi vedremo dopo, sono funzionali a creare delle ottime applicazioni. Però sotto le applicazioni ci devono stare delle buone piattaforme. Quindi la seconda tecnologia sono le Industrial IoT Platforms. Negli ultimi anni più o meno tutti hanno parlato di piattaforma anche a sproposito, quindi si è identificato come piattaforma quello che è un'applicazione oppure quello che è magari quello che vedremo dopo, quindi la terza tecnologia. Diciamo che se vogliamo definire le piattaforme sono un insieme di tools, quindi di strumenti che vanno dall'acquisizione dei dati dalle macchine dei PLC, l'archiviazione dei dati, la gestione degli utenti, la gestione dei permessi, i connettori, no? Perché dobbiamo connettere l'ERP, ad esempio SAP, CRM, Salesforce e così via, però sono strumenti, quindi se non so cosa fare, non ho buone idee, non so cosa fare, oppure non ho le competenze, ho in mano, diciamo, un set di strumenti potenzialmente molto versatile, molto potente, ma che poi di fatto non mi serve a nulla. Quindi le piattaforme sono quegli strumenti che, messe nelle mani di chi sa cosa fare, poi generano le applicazioni. E cosa c'è sotto le piattaforme? Sotto le piattaforme c'è il terzo ingrediente, quello che si trova, diciamo, a livello più basso, quindi se immaginiamo una piramide abbiamo le applicazioni, le piattaforme e le infrastrutture. Allora, quando parliamo di Industrial IoT oggi, quindi nel 2024, le infrastrutture sono di due tipologie. Le infrastrutture edge, quindi tutti i componenti, no? I servizi software che girano, si dice, a bordo macchina, quindi vicino agli impianti su degli edge device che poi tendenzialmente sono dei PC industriali, e poi abbiamo il cloud, quindi l'altra infrastruttura è il cloud. Quando parliamo di cloud parliamo tendenzialmente di cloud provider di mercato, quindi Microsoft Azure, AWS di Amazon, Google Cloud, eccetera. Quindi sono insiemi di servizi informatici di base che, presi da sviluppatori e messi assieme, consentono di generare una piattaforma. Chiaro che con queste infrastrutture ci posso fare anche dell'altro, quindi software gestionali, software per il settore finanziario, eccetera, eccetera, sono realizzati con la stessa tecnologia di base. Ovviamente è importante basarsi su delle infrastrutture affidabili e ben supportate perché sono le fondamenta, no, di quello che costruiremo sopra. Devono essere sicure, devono essere scalabili, devono essere resilienti. Quindi dobbiamo ricordarci che quando implementiamo una strategia Industrial IoT partiamo dall'applicazione, dal valore. Dobbiamo estenderla, dobbiamo gestirla, dobbiamo scalarla, quindi dobbiamo avere delle ottime piattaforme, ma dobbiamo poggiare su fondamenta solide e quindi dobbiamo scegliere le giuste infrastrutture. Ecco, noi di 4.0 Factory dove ci collochiamo?
che tipo di prodotti offriamo. Noi con MAT, Machine Analytics Tool, siamo partiti dalle applicazioni perché siamo partiti dal valore, no? E in questi 6 anni però, man mano che implementavamo il layer applicativo, siamo scesi più in basso e quindi oggi MAT è sia l'applicazione sia il valore, ma è anche la piattaforma. Quindi abbiamo delle API, dei connettori con cui i clienti possono interfacciare software esterni, con cui possono creare delle personalizzazioni di MAT, con cui possono gestire gli utenti, i dati in maniera sicura, in maniera efficiente. Però utilizziamo le infrastrutture di mercato, quindi utilizziamo Microsoft Azure, per esempio, per quanto riguarda il cloud, e Docker, che oramai si è imposto come uno standard de facto nell'industria per quanto riguarda le piattaforme Edge, appunto per la parte che sta a bordo macchina. Per oggi abbiamo finito, grazie. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, quindi potete commentare questo post, oppure potete contattarci direttamente e siamo aperti ad ascoltare magari suggerimenti su tematiche che volete approfondire. Ciao!